Siamo qui per Chiara. Bella sessione pesantuccia Buongiorno a oggi. tutti. Buongiorno. Ciao Elena. Come ti vedo bene, Elena? Bella nitida. Mhm. Niente più cam che si spengono. E che cavolo. E che cavolo. Ma- Iniziamo. Punto da 5 a 1. E tu ti connetti a Chiara, che ci ho parlato dei suoi punti, più profondamente 5, 4, 3, 2, 1. Dimmi se la vedi. Sì, la vedo. E lei? Ehm, la vedo molto... La vedo un po' disperata com'è in questo momento, quindi come se si sentisse trascinata per le gambe, ok, e lei cerca di rimanere, di andare avanti. E poi vedo che ha una specie di tubo collegato al suo fianco sinistro che va lontano. Ok, ti dà l'autorizzazione? Sì. Ok, andiamo a vedere dove porta questo tubo. Allora arriva a una base spaziale. Ehm, vedo un sacco di militari e poi c'è tipo un umanoide come tipo quelli di Spock. Mhm. Eh, ok, sì, con le orecchie. E poi con tipo delle protuberanze della pelle, no? Tipo... Ah no, vabbè, quello non era Spock comunque. Ah, vabbè. Vabbè, tipo gli alieni dei telefilm. Sì, Sì, le però razze umanoidi dei umanoidi. telefilm. Mm. Che poi vabbè, umanoide, a razza umanoide vuol dire anche aliena, perché non è Infatti, alieno, vuol dire essere alieno di un posto, vuol dire essere delle... non di quel posto, no? Quindi. sì. Ok, E lui, vabbè, questo è quello che dirige tutti questi militari che mandano delle informazioni e prendono delle informazioni e anche l'energia. ok. La Chiara. Mm. Nome del progetto di Chiara. Mm. Dis, dis, discarnation. Ah, non riuscivo a capire. C'era. Scarnificazione, Sì, sì, sì. Non fuoriuscita so dalla se esiste carne. quella parola, ma il significato è quello, sì. Cioè, la Cioè cosa qualcosa è... che esce dalla carne? Ah no, il Sì, sangue, è vero. sì, è Le ferite che ha? come... Sì, quelle da lì, esatto, è come se Ecco, eh. togliessero... Ecco le merde. Sono qui le merde? Eh, Siamo già in presenza delle merde? eh. Ok, praticamente è come se togliessero Certo. una cellula alla volta. Chi c'era? Mi ha chiesto. Ah, C'erano i soliti sì. militari. Solito merdame? Sì.
Noi possiamo far andare in eterico delle sostanze da questi militari, per esempio le feci. Mhm. Sì, io posso. In eterico Si può? materializzo la parte eterica delle feci, che poi si può Ok. materializzare da Materializziamo prova. la parte eterica delle feci Mhm. da pavimento a soffitto, dove stanno questi qua. Una delle cose più divertenti è stata quando la Francia ancora si lamentava e si opponeva alla situazione di Mm, questo periodo, erano gli allevatori francesi che quando si incazzano, mm, che sono andati sotto la casa di Macron mm. e gli hanno spuzzato un idrante Letame. delle mucche, che gli Mm. entra, cioè, a un certo punto è entrata, Sul una finestra, è entrato terrazzo. sotto. È stata una cosa. Sì, è stata una cosa veramente divertente. Lui e l'anziana di sua moglie probabilmente non erano così contenti. Mm, Lui e la nonna, che poi è la sua moglie, no? Però è la nonna di fatto, non mm. devono essere stati molto contenti. No. Andiamogli un po' di macaron ad eternum a macaron, visto che io con macaron non è che ci veda tanto tranquillo, non sia tanto tranquillo. Mm? Mhm. Il plagiatello, Mhm. prima della Handler. Immagino più turpe che ti viene di Ti sento macaron. malissimo. Quello, Ti sento non malissimo. so che Aspetta. dirti. Prima ti sentivo benissimo. Aspetta Sento che che ti sento schermo un sacco di tutto. eco. Tu senti eco e qui la tua Vai, voce arriva malissimo, a scatti. vai, scherma tutto. Sì. Mhm. Ok. Ok, quella è la cosa più turpa che hanno fatto fare a Macaron nei vari festini. Eh, Allora, fare mangiare un pezzo di una vittima a un'altra vittima. Ok, perché Macaron è apparso in una festa, in una foto, in compagnia di due nordafricani di colore a torso nudo, tutto contento, Mm, 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 mm. una faccia di gioia, let's party. Allora, quelle foto lì sono dei segnali che si mandano tra loro, nel senso, organizzano, è come se cioè, organizzano i vari riti, ok, e hanno degli obiettivi di vittime sacrificali nei vari riti a volte, no? E quindi stava ad indicare siamo pronti per il prossimo rito. I due neri sono stati sacrificati? Sì. Sì, ma lui prima se li è usati? Tutto, cioè c'è tutto il passaggio Ma prima di sessuale arrivare. quindi? Sì, c'è tutto, fanno tutti i passaggi prima di arrivare al sacrificio definitivo. Ah, un attimo, ma i neri come fanno a fare sesso con lui? Lo penetrano. No, lui fa. Lui penetra i neri. Sì, e poi sì, lui fa fare anche, cioè si fa fare anche. Io vedo che lì fanno di tutto di più, tutto, di tutto di Tutto. più, tutto, Beh, tutto. era così contento che Cioè, mi sembra più facile che loro fanno a lui, no? anche, Era così gioioso. Chissà se lo sa l'anziana della moglie. certo. Ok. Sarà lì che fa il tifo dietro il Mm, vetro, no? Anzi, sarà lì presente, mhm. pronta ad aprire robe. Va bene. Bene, bene, bene. Quindi facciamo una bella carica, di là, a questi qua che entrano ogni tanto. Discarnation, Morgellons. Oggi parliamo di quello. Chiara non ne può più, l'ha Mhm. scoperto quasi per caso. Si è comprata un microscopio da 4 soldi in internet e con quello però riesce a vedere i fili rossi, blu, rosa e violetto.
Contemporaneamente ha scoperto che chi è vittima, sento un rumore strano, ok, nel mio microfono, chi è vittima del Lyme o borreliosi, quella malattia che porta ad avere vari sintomi, tra cui una costante piccola febbre, lei no, e che si prende con il morso di una tal zecca. Tra l'altro, Chiara c'è una sessione sul Lyme, non so se l'hai vista. Sì, 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 nanorobot. Bene, e chi è soggetto a borreliosi e un altro sintomo che adesso non ricordo, di solito è il soggetto ideale per il Morgellons, Morgellons o Morgellons. Bene, è così? È soggetta a un progetto che potremmo riassumere con la parola Morgellons? Sì, il progetto sì, non sempre, non sempre è collegato al Lyme, però il progetto è Morgellons. In cosa Allora, consiste nel caso di Chiara? nel caso di Chiara gli hanno fatto un abduction, io vedo che gli hanno fatto un abduction su una montagna a punta che può sembrare una piramide o su una piramide, non so. Lei è andata per un soggiorno, qualcosa, qualche giorno, e in cima a questa montagna le hanno fatto un abduction e le hanno inserito dei nanorobot che fanno questi fili, che sono i collegamenti per poi prendere le informazioni e l'energia e rimandare informazioni. Attraverso il tubo nella navicella. Sì, sì. Perché non abbiamo tutti il Morgellons? No, lei era in quel momento lì, può essere legato un po' a quello che lei voleva fare. Di È traduzione. sì. Mm. Allora, lei Cioè, ha lo vedo collaborato. soprattutto con quelle persone che sono tanto avanzate, tanto evolute, nel senso consapevoli, no? Che quindi si mettono, si adoperano per fare queste cose e lì c'è stata un'occasione, le vibrazioni basse per far sì di poter fare questa cosa. Era nel posto giusto, lo fanno sempre in posti così. Eh, Ci sono dei posti, può essere tipo, che ne so, è presente il Monte Musinè, Mhm. è vicino alla Sacra San Michele, ecco, quella è un'altra montagna dove fanno questa cosa. Comunque posti tutti così, e quindi se la persona evoluta, consapevole, che si adopera per fare, per diffondere questa consapevolezza, non ha paura e in quel momento vibra basso, perché lì mi viene in mente che possa aver litigato con il marito di allora, non lo so, con qualche familiare, comunque ha fatto un litigio, qualcosa che le ha abbassato tanto le vibrazioni, è stata perfetta per potergli fare questa abduction e iniziare questa cosa. Le hanno messo anche eco, vabbè, nanorobot in questa occasione. Io vedo che è un nanorobot, uno più nanorobot, ma non tantissimi, ne mettono due o tre. Ok, e questi nanorobot creano filamenti. Vanno in giro. Sì, i metalli pesanti servono per, sono insieme, cioè, Sì, ma li iniettano loro i metalli pesanti o uno ha metalli pesanti derivanti dalle scie, dal cibo? allora, è come se mm, con questi nanorobot attirassi di più cioè i metalli pesanti ti rimangono di più addosso Mm. e poi vengono utilizzati. Mi viene Ok, in mente, ecco. sai anche le persone che hanno, che dicono che sono, hanno quel, adesso non so come si chiama, però che hanno quel problema con la luce, con le radiazioni anche, no? Che sentono tutte le radiazioni dei telefoni o cose così, Mhm. gli viene fatta la stessa cosa praticamente.
non so se li hanno i Morgellons perché non te lo so dire, ma il meccanismo vedo che è lo stesso. E poi li portano alla fine a impazzire, perché poi uno impazzisce. Sì. Va bene, c'è l'eco forte. Qui oggi sarà così tutto il Mm, tempo. mm. Siccome ne ho qua le palle piene di questa situazione, chiama uno di questi qua che controllava. Siccome Mhm. stava interferendo, non può esimersi da rispondere alle domande. Quando ce l'hai lì davanti, diciamo nome e cognome e partiamo con un paio di domande. Ca- eh, Klaus Trosti. Tedesco? Sì. Ok, ci risponderà in italiano. Come possiamo eliminare definitivamente queste interferenze militari? Dovete eliminare tutte le 60 basi che ci sono sparse per la Germania. Ok, ma non ci sono solo controlli germanici. Ma sono le basi da cui partono i militari che vi controllano. Ok, voi temete gli ad eternum? Sì, Perché? ci friggono. È stata una bella invenzione, mi vuoi bene per questa invenzione? Ah, Mi detesti? ho paura di te. Perché io non ho il Morgellons? Perché, perché tu non vibri così basso per poter mettere, farti l'abduzione e metterti il tubo. A quanto vibro? Tu vibri sempre minimo a 100 miliardi. E tu a quanto vibri? Adesso vibro a 80 milioni. Ok, vuoi vibrare anche tu a 100 miliardi? Friggerei. Tu hai una PS? No, È per quello che friggeresti? sì, Tra i tuoi capi c'è qualcuno con la PS? solo poco. È rimasta solo poca. Vive sulla Terra. Mm. Siete totalmente umani voi o no? No, no, No? Tu che percentuale non umana hai e di cosa? sono 80% rettile, Ah, vabbè. 15% mantide. Ma tu sei nel fisico? Sì, anche. Ok, ma hai una residenza civile? No, io cambio. Mm. Vado nei corpi, nelle persone che ci sono già. Per qualche istante, momento, ora, magari a volte dei giorni, e poi mi sposto. Voi siete interessati a sapere come si crea un ad eternum? Mi interesserebbe, ma io non posso farlo perché friggo. Ok, quindi voi non potete avere un ad eternum nella base per analizzarlo o usarlo come fonte di Eh, energia. non siamo capaci a schermarlo, quindi non possiamo tenerlo lì. A quanto vibra un ad eternum di quelli che ho messo in giro? Ho tanti zeri, non ti posso dire, io vedo un 4 e tanti zeri, Ok, tanti dov'è la tua tanti base? zeri. È tra la Terra, metà tra la Terra e Sirio. Ok, adesso andiamo lì con te insieme e siccome si avvicina il Natale ti regalo un ad eternum e lo metto qui nella tua base. Poi ne metto uno nelle altre 59 basi tedesche da cui partono tutti gli ordini, così avete finito di rompere le balle. Mm? E così mi vuoi ancora più bene.
Ciao Kartoffen. Elena, disconnettiti. Mhm, Se noi siamo spaghetti, loro sono Kartoffen. mhm. Come stai? Bene, bene. Ok. Vabbè, vibrazione di Chiara. A questo momento 750 milioni, Consapevolezza. 147, Rapporto anima-spirito. 43,57, Vite precedenti. 799, Cervello. 9,3. Impianti. Allora, ha un impianto mentale che fa tipo da casco sul cervello, tipo un casco di impianto mentale sul cervello. E poi non ha degli impianti precisi, ma ha tutta una rete nel corpo e che Morgellos. sì, praticamente è come se ogni volta che cioè più tolgono cellule e più mettono questa rete all'interno del corpo. Per adesso è molto fine, però quasi non si... Mhm. Prima di vedere le entità mentali se ci sono e le entità eteriche, ehm, queste continue micro perdite di sangue dal corpo che macchiano i vestiti sono questo che dici? Sì, sì, praticamente è come se togliessero una cellula alla volta, e quindi proprio il tessuto, no? Come se si lacera, come se fossero delle micro lacerazioni continue. Mm. Va bene, allora stiamo parlando del nulla, no? Stiamo parlando dell'ipotesi, dell'eterico, ok. Ci sono Mhm, dei nanorobot, sono stati messi in mhm. una abduction eterica o fisica? Fisica. Io direi fisica, fisica. Non sono centinaia o migliaia, sono due, tre, uno anche, basta. Sì, sì, Nel anche caso uno, dipende. Chiara sono tre, Sì. Eco, vabbè. Mm. Nel caso di Chiara sono tre. Questi qua sono dei nanorobot, quindi non sono visibili con un microscopio tradizionale, no? E sono dei robottini che vanno in giro. Questi Mm. robottini fanno i fili. A che servono sti fili? Di cosa sono fatti? Sono vivi? No, Si no, no, i muovono? fili no, i fili no, i fili sono come se fossero una rete elettrica, no? Come se loro provassero a sostituire man mano, vedo proprio che è come se volessero sostituire, eh, cioè cercare di trasportare le informazioni della PS, prendendole dalle cellule, ok? Quindi Mhm. prendono l'informazione dalla cellula, la cellula non c'è più, sostituire la cellula con questi filamenti Qualcosa di metallici. artificiale. Mm. E quelli che Cercare di escono sono met- quindi dei pezzettini di un filo lungo, eh, eh, cioè sì, i fili sono continui. sì, è come se fosse una rete unica, no? Cioè, il Ok. loro obiettivo è far diventare tutto una rete unica. Però al punto in cui è chiara, direi che è all'inizio, nel senso che eh, se fosse già tanto avanzata non riuscirebbe praticamente più a fare niente. Ok, quelli che fuoriescono dal corpo di fili Mhm. sono degli scarti o un errore che escano. Allora, a volte sono un errore, a volte sono l'inizio di un altro pezzo di rete che vogliono fare a livello un po' più superficiale, no? Quindi magari devono sostituire una parte di pelle o i vasi sanguigni sotto la pelle e quindi qualcosa vede, qualcosa poi sì, ci sono dei pezzi che vanno un po' così, cioè stanno sperimentando.
I colori dei Boh. fili hanno un significato? Il colore dei fili è come se fosse, è come se cambiassero colore nel tempo. Come se comunque i metalli con cui sono fatti, con cui interagiscono, si ossidano, no? Mhm. Quindi sono comunque all'interno del corpo, quindi comunque con i liquidi, il sangue, le cose così, cioè si ossidano. Ma funziona lo stesso, non so come dire, come se cambiano il colore perché rimangono lì. Ok. Perché i medici a cui si è rivolta Chiara e a cui si rivolgono tutti quelli che hanno questo problema fanno finta di niente, alzano le spalle? Lo sanno? No, Hanno ordine di? O no, semplicemente non l'hanno studiato? semplicemente non rientra nei manuali che hanno studiato, quelli che hanno visto Chiara, ovviamente. Ok, ma io ho visto un servizio in televisione anni fa, televisione generalista, un servizio che non Mhm. serviva a niente, però sono andati da un medico, hanno fatto delle analisi al microscopio elettronico, credo, le hanno trovate queste cose, il medico si è esposto e ha detto non so cosa siano, ma li vedo. E tra l'altro sti fili si muovevano. Ah, ah, ah. Mhm. Quindi poi è Beh, rimasto tutto lì così, come sempre, e basta. esatto, certo. La gente ne ha parlato il giorno dopo a scuola o al lavoro e il giorno dopo ancora non se ne è più parlato, Diciamo insomma. che le persone a cui si è rivolta Chiara, mm, si fermano ai protocolli, non hanno questo gran interesse di andare oltre o di farsi qualche domanda ulteriore. Mm. C'è qualche medico nel mondo che fa questa cosa, no? Che si fa qualche domanda e va oltre, si espone anche, infatti poi vengono spesso bloccati. E poi ci sono anche quelli che sanno esattamente cos'è e sono, diciamo, infiltrati all'interno dei medici ufficiali, no? Per portare Certo. avanti questa cosa. Entità eteriche. C'è una mantide e poi c'è un grosso felinoide, eh, poi c'è un rettile che diciamo coordina tra virgolette solo la parte ehm, di movimenti di informazioni, no? Come se fosse l'addetto che tutto il collegamento funzioni, no? Mm. E invece ci sono felinoide e la mantide che sono proprio a capo del progetto che, con- che collaborano con quello che abbiamo visto prima. Non mi ricordo già più come si chiama, il Mm. tizio là. Ah Eh, sì, vabbè, mm. tedesco. Sì, che è tedesco solo in questo momento, perché come ha detto appunto, poi cambia corpo, quindi alla fine boh. E poi sopra vedo ci sono Zeus e Odino. Eh, Vabbè. EDL, ce ne sono quattro. entità mentali. Allora, c'è un'entità mentale 5, di livello 5 e una di livello 2. Mm. Allora, quella di 2, livello 5, 5, 5, 5, 5. quella di livello 5 è quella che utilizza l'impianto mentale a casco, ok? E diciamo che il suo scopo principale è quello di... Allora, le entità eteriche controllano il progetto che funzioni, ok? E questa entità mentale di livello 5 è quella che boicotta nel concreto, nella Matrix, la vita di Chiara in maniera tale che le vibrazioni rimangano sempre basse per riuscire a portare avanti questa cosa. Mhm. Quindi vedo proprio che cioè, tutte le cose pesanti che le sono successe le sono state presentate da questa entità. Mhm. Eh, Poi c'è l'entità di livello 2 che
mantiene il pensiero ossessivo ma magari non sono in grado, magari sono io, magari è colpa mia, no? Solita cosa, Mhm. che comunque lei deve stare in uno stato dove non si muova proprio, perché lei appena si muove alza le vibrazioni tantissimo. E l'unico modo per tenere le vibrazioni basse è proprio fargli questa cosa qua. È come se tu fossi agganciato da questo progetto, non ti mollano. Cioè, Sì, ormai sei una cavia predefinita e anche rara, perché se no esatto, saremmo tutti, esattamente, non ti mollano esattamente. facilmente. Esatto. La Secondo 5. loro questo progetto è quello che funzionerà, anche se non è così, ma quindi c'è per loro è così. Ok, ci sono la eco di nuovo. Mhm, continuano. La 5 l'hai detto? Non ho Sì, capito. sì, il 5 è quello che usa per l'impianto mentale. Ok, verifichiamo il tizio per il quale Chiara ha lavorato, che Mhm, vuole diffondere, diciamo, consapevolezza e una serie di cose che opera in rete. Lui è la amica o moglie, l'amica? Sono due, un uomo e una donna, mhm, giusto? Tu mi hai scritto? No. No, beh, è un uomo. Tu mi hai scritto se l'amica è lui, cioè se lui e lei sono vivi. È un gruppo, ok. Vabbè, ma parliamo solo di lui, di mhm. questo tizio, uomo. Primo, è vivo, Sì, ok. È pulito, sì. perché non si fa più sentire, non risponde più a nessuno. Allora, sta cercando il modo per far arrivare comunque il suo messaggio senza dover essere boicottato, nel senso che lui eh, cioè, veniva boicottato a priori, cioè lo controllavano proprio, qualsiasi cosa che arrivava da lui Mm. veniva bloccata, no? Era proprio circondato. Elena, noi siamo puliti. Sì, E perché noi non ci boicottano? perché noi abbiamo scelto un'altra strada, abbiamo scelto proprio di non essere boicottati, di riuscire. È quello che volevo dire prima riguardo anche al fatto che Chiara sia stata, si sia fatta inserire nel progetto, ok? La sua PS poteva decidere in quel momento dell'abduction di alzare di colpo le vibrazioni, facendo accorgere Chiara che le stavano facendo un abduction, ok? E invece ha deciso di non farlo. Eh, le nostre PS hanno deciso che questa vita andrà così, che noi arriveremo a far arrivare quello che vogliamo far arrivare. È anche una questione di consapevolezza, di vibrazione. Sì, sì, certo, certo, sì, sì, assolutamente, saper riconoscere le interferenze, no? Appunto questo volevo dire, ce le riconosci, vibri sempre alto, non ce la fanno. Quindi uno può sapere tante cose, avere tanta volontà e avere tanta Informazioni, coraggio e non avere nozioni. paura, però sì, però se non hai ancora la consapevolezza, la capacità di sentire le interferenze, tutte le interferenze e alzare, tenere le vibrazioni alte, eh, ci provano e se ci riescono, ci riescono. Ok, finiamo il quadro di Chiara. Causa esoterica Mm? del mobbing al lavoro. Entità mentale di livello 5. Causa esoterica dei problemi in famiglia. Da famiglia armoniosa, praticamente adesso è la pecora nera, l'hanno esclusa. Anche questo è per lasciarla sola, per isolarla, per renderla sempre meno forte, per tenere le vibrazioni basse. Questi signori del mobbing,
Mhm. sapevano prima che Chiara conoscesse il tipo per cui poi ha lavorato o comunque con cui ha collaborato, che sembra essere, no, la causa del fatto che l'hanno eletta soggetto cavia, lo sapevano che lei finiva per diventare un soggetto pericoloso, una che avrebbe aiutato la divulgazione di informazioni importanti. Mm. No, però no, no, non sapevano, erano ignari di tutto quello che c'era dietro, di quello che lei stava facendo, ok? Però il suo comportamento era talmente fuori dall'ordinario che non era controllabile e quindi la dovevano fare fuori. Cioè faceva troppo movimento, no? Quindi non potevano più tenere tutto sotto controllo, tutti così. Mm, ok. Artrite reumatoide, causa. Beh, tutta questa rete alla fine infiamma tantissimo. La PS, quando c'è un'infiammazione nel corpo, è la PS che reagisce come se spingesse, come se si volesse, cioè no? Come se volesse buttarsi fuori da questa rete. Mm. PS dovrebbe solo stare zitta perché è lei che ha scelto questa esperienza, quindi è inutile che adesso prima sceglie l'esperienza, la fa patire al corpo di Chiara e poi spinge perché non le piace più. Ci voleva pensare prima, no? Mm, Si poteva fare un simulatore a parte e farsi l'esperienza lì invece di... Beh, siamo noi sì, i suoi simulatori alla fine mm. di esperienza. Depressione. È una conseguenza. Conseguenza, poi c'è l'entità di livello 2 che incalza molto su questa cosa, no? Quindi i pensieri ricorrenti, che le continua a dire che non ce la fa, che lei non è in grado, va, va, va. Microchip ci sono? No, ci sono solo i nanorobot. Strutture insettoidi. Beh, quei fili lì però non sono vivi. Problemi alle ossa. Tolgono proprio come se, io vedo come se togliessero una cellula alla volta, quindi si indebolisce tutto pian piano, molto lentamente. Problema ai denti uguale. Mhm, sì, Degenerazione troppo rapida della vista, che la preoccupa molto, ovviamente. stessa cosa. C'è da dire in più un'altra cosa, che in questo caso, nel caso di Chiara, a livello emotivo, eh, tutto va molto più velocemente, no? Quindi le emozioni negative che lei potrebbe sentire normalmente con tutta questa situazione le sente ancora molto di più. E questo fa sì che tutti i sintomi accelerino, che tutte le fasi degenerative aumentino la loro velocità. È Mhm. vero che, come lei scrive, le strutture del Morgellons vengono attivate da wifi e onde radio. Ma, ma più che se ci sono dei campi, ma io vedo che reagiscono a dei campi magnetici Mhm, in generale, nel senso non sono dei comandi diretti che mandano, mhm. non è che li mandano degli impulsi a lei, però reagiscono al campo magnetico che c'è intorno, quindi lo sente, probabilmente lo sente di più. È un po' come quelle persone che ti dicevo prima, no? Che erano molto, che sono molto reattive a tutte le onde. Mhm. È proprio un'ipersensibilità al campo magnetico che c'è intorno. Solitudine forzata. Beh, l'entità di livello 5 prende qualsiasi occasione, c'è in lei magari un pensiero, vede un'amica, magari l'amica la saluta un po' bruscamente, in lei nasce il pensiero, magari
è arrabbiata con me, l'entità di livello 5 prende l'occasione, tra virgolette, per far sì che ci sia veramente uno scontro tra loro, magari provocato inconsciamente anche da Chiara. Ok, Mhm. e quindi poi di conseguenza si isola e pensa che sia forzata. Perde, ok, il meccanismo è questo, cioè l'entità 5 Sì, che crea incidenti dal nulla sì. che portano a litigi magari mezzo irrimediabili o che potrebbero sembrare irrimediabili, quindi lei resta, perde un'amica, poi un altro, poi Mhm. un'altra, poi un altro e così via. Sì. Invecchiamento precoce. Beh, ci sta, nel senso che cioè, il corpo è sempre infiammato, poi tolgono proprio tutte queste cellule una alla volta, il fisico degenera prima. Ok, apriamo il cinema, come se li avessimo Mhm, invitati all'inizio, uguale, mhm, e invitiamo i figli. mhm. Io non so, Chiara, se hai anche un compagno, un marito, non lo chiamiamo, meglio di no. Ok, Mm. no, no, non gliene fregherà niente. Vogliamo provare a chiamarlo e vediamo se viene? È vivo? Ok, chiamalo, vediamo. I figli sono Mhm. due, no? Maschi, più il compagno, tre uomini. No, il compagno non lo vuoi, solo i figli. Devo fare un corso di lettura delle labbra, anche, se no, se no non devo conoscere qualche sordomuto che mi dia qualche lezione. Mi piacerebbe tanto, molto complesso però. C'è un modo di imparare, Vabbè, io ce l'ho, c'è un poi modo te lo di? dirò, imparare. Sì? Conosco un corso, poi ti dirò. Ah, esiste solo un ex. Chiamiamolo. No, vabbè, due figli, ci sono i due figli? Sì, sono in prima fila. Ok, quello che abbiamo visto Mhm. è più o meno interessato dell'altro, siamo lì. È più interessato lui. Il più interessato. Ok. Disincarnato, madre, perché dobbiamo fare un bel lavorino sul Mergellons. Mhm. È arrivata. Mancata da poco, come la vedi? È sulla Terra? Sì, è come se io la vedo, è come se fosse legata a dove vive Chiara adesso, no? È come se la vedo che è ferma al di fuori della casa, ferma come se fosse sempre vicino alla porta d'entrata della casa di Chiara Mm? per controllare la situazione da fuori, no? È come se volesse aiutarla controllando i movimenti di entrata e di uscita della casa. È come se lei volesse metterla in allerta se vede che qualcuno entra nel suo campo e secondo lei ha male intenzioni, tra virgolette, no? Non è sincero, non è puro, non è onesto. Scusami Chiara, l'ex marito è morto? No. Ah, nel cinema dici. Scusami, perdonami, se no non ci capiamo. Insieme ai figli, ex marito. Nel cinema. Mhm. È arrivato? Sì, avevo già visto prima un uomo in fondo in un angolo, si mette lì, cioè io non voglio, come se arrivasse in silenzio, quasi come se non si sentisse in diritto di vedere, di ascoltare. Vabbè, intanto è arrivato. Mhm. Ok, la madre ha in effetti la capacità di aiutare Chiara. No, anzi, Cosa le causa? stavo per dirlo. È come se Chiara sentisse, come se gli venissero degli attacchi d'ansia ogni volta che lei cerca di interferire con Chiara. A Chiara gli viene l'attacco d'ansia, come se ci fosse qualcuno che gli è addosso. Ecco, vedo proprio. E se non ci fosse stata questa situazione, la madre a quest'ora dove sarebbe? Se avesse avuto una vita boh, tranquilla, fosse andata libera
di No, non... sarebbe andata, ecco, vicino al figlio, si sarebbe agganciata al figlio, Chiara, no, al fratello di Chiara, hai un fratello, Chiara? Sì. eh, perché ha bisogno, dice, il secondo che ha bisogno sarebbe lui, Mm. perché ha, diciamo, una situazione un po' così con i Bene, suoi è sempre la familiari. stessa, è sempre la stessa storia. I Sì, disincarnati si attaccano alla storia dalla quale mm, provengono e esatto, pensano di sapere tutto, visto che sì. loro adesso non hanno la necessità di mangiare, bere, dormire, avere una casa, avere il riscaldamento, il refrigeramento d'estate. Invece non sanno niente, non hanno capito niente, con rispetto parlando, e sono qui a girare, creando soltanto problemi per gli altri e per se stessi. La Mhm, dimostrazione di questo è, giro il dito di 360 gradi, il portale aureo. mhm, Lo apro, sì. è autoesplicativo, lei come disincarnato può capirne il senso, il posto in cui conduce, la realtà. Mhm. Quello che ha fatto quando ha visto il portale aureo e ha visto proprio come se si fosse tolto uno zaino delle interferenze, ok? È come se le avesse messe per terra e poi è come se avesse staccato i piedi dal fuori della casa di Chiara, proprio come se avesse staccato i piedi e si fosse alzata in aria. Ok. Lei ormai ha visto la madre, no? I problemi Mm-mm. che crea in Chiara, che ha già i suoi problemi. Mm, In più l'ansia improvvisa, non si sa bene da che cosa, mm. certo non le manca. Ok. Vuole andare? Sì, 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 sì. Bene. Però è l'occasione per lasciare un ultimo messaggio alla figlia. Dice, boh, quello che dice è, beh, vedo come al solito l'immagine, no? Però tradotta vedo tutta una spirale rosa intorno a te, di abbondanza e di serenità e di liberazione. Basta questo. Mhm. E tu la vedi, Sì, Elena? sì, sì, sì. Vedo proprio, vedo come Chiara, vedo Chiara in casa sua, ok, nella casa e vedo questa, è proprio come se fosse, sai, tipo i marshmallow a Ah, spirale, quindi tutta questa ah, cosa morbidosa, abbondante, di serenità, di abbondanza, di leggerezza, di semplicità. ok. La facciamo andare attraverso Mhm, questo portale aureo, la madre, e la seguiamo come se fosse una telecamera che ci fa la radiocronaca. Quindi mhm, parte da signora, mhm. vai, stiamo varcando la soglia. Diventa è come se man mano che prende l'energia del portale aureo si dissolvono i vestiti e poi la sua forma diventa sempre più trasparente, ok? Rimane appena appena un bordo e poi diventa l'energia del portale aureo. Rimane solo tipo l'alone della sua presenza e poi diventa energia completa del portale aureo. Ok. La vedi a che frequenza? Mm. Mm, mm, mm. Boh, provo a dirtelo un numero, non lo so, c'è un po' di zeri, non è infinita, ha una certa frequenza. Eh, aspetta, provo a dirlo, 1.000 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi. Quindi un po' alta. Sì, Ma noi non è... possiamo arrivare a quella frequenza come umani incarnati? No, È troppo alta, lì si può. troppo. È una frequenza simile a quelli che sono nella sorgente.
No, infatti te lo stavo per dire, la sorgente è infinita, cioè non è calcolabile. Mm. Ti direi Questa è che finita. sì, questa è finita. L'energia che noi mandiamo della Eternum a volte è più alta di quella del portale aureo, però è solo l'energia che mandi, no? È come se, eh, cioè, se tu tocchi la corrente da dove parte, ti fulmini. Che se tocchi la corrente a 12 volt che è bassa, non ti fulmini, no? È la stessa cosa. Quindi il portale aureo scusa, l'ad eternum ha una frequenza altissimissima che poi si espande, ok? E arriva alla frequenza adatta a noi in quel momento. Mhm. Ok, quindi la migliore frequenza per noi. Va bene, lavoriamo. Mhm, Abbiamo ancora un bel po' di tempo, ma insomma 10 minuti circa. mhm, Lavoriamo, portiamo Chiara nella palestra o nel mhm, museo. Adesso le insegniamo a creare un ad eternum, mhm. le diamo tutte le informazioni per crearlo, dimmi quando ne crea uno. Fatto. Questi ad eternum che ha creato ha una frequenza molto alta o molto alta-bassa? Allora, è come se all'interno dove non è a contatto, cioè io ho l'immagine, no, di Chiara in eterico con la mano così. E l'ad eternum si crea dal nulla qua, no? Ok? Quindi è come se fosse una sfera luminosissima. Proprio al centro, il nucleo è una frequenza che è altissimissimissima, ok? Ma dove arriva a contatto è la più alta frequenza che una persona umana può sopportare, no? Mm. E poi si diffonde e diventa la più alta frequenza che quella persona in quel momento può sopportare. Ok, quanti miliardi? 100.000 miliardi in quell'istante lì. Ok, riesci a produrne uno a 200 mila miliardi? Magari dovremmo stare qua un attimo, un po', Mhm. e poi fra mezz'ora, un'ora potrebbe, però Ok, con quello in mano. Cioè può farlo poi lei se vuole dopo. oppure ne possiamo creare due, che insieme fanno 200 Mhm, mila miliardi. mhm. Sì, tu diviso sì. Ok, eterna frequenza, che sembra funzionare per i Cinivac. Mhm. Diamole questa informazione, facciamogliela acquisire, qui non deve crearne tante, deve acquisirla e metterla dentro il suo i suoi corpi, Potrebbe crearla per i Morgellons. punto. Mhm. È un'eterna frequenza, quindi può servire a buttare fuori quello che lei non le appartiene, Mm, mm, mm. ciò di cui che non le appartiene. Mhm. Diciamocelo, nanorobot, microchip e Morgello non appartengono a Chiara, quindi No. quello che non fa parte di te lo butti fuori dalla tua casa. Quello che non ti serve più lo butti come la pattumiera. Quello che è entrato e non era stato invitato, fuori. Mi è venuta un'immagine, la dico adesso perché poi magari dopo mi dimentico. La PS dice ogni volta che tu senti quella fitta, quel dolore, quella bruciatura, metti un ad eternum in quel posto e pensa alla vibrazione altissima, pensa che con l'ad eternum il dolore passa e farlo passare, ok? Ogni volta che lo senti da ogni parte e così alzando le vibrazioni pian piano col tempo riuscirai a medicare il tuo corpo, a sanarlo, dice. Ok. Eterna frequenza, cosa sta creando? Quali effetti sta avendo? Mentre nel frattempo Chiara assume la VIC.
vibrazione, Mhm. informazione di tutte le sessioni aggiornate e consapevolezza conseguente. Allora, l'eterna frequenza, allora, dissolve le particelle che può dissolvere e le altre, tipo potrei dire nanorobot, è come se li spingesse fuori dal corpo. Ma l'ha fatto? Lo sta facendo, sì, lo sta facendo. È il processo anche questo. È un po' il solito discorso, se fa tutto di colpo per un fisico potrebbe essere troppo Mhm. e quindi deve essere graduale. E lo sta facendo, però vedo proprio che lo sta facendo. Ok. Può, può essere che magari nei prossimi giorni o mesi abbia delle fitte un po' più forti o senta qualcosa di strano nel corpo, ok? Eh, è l'eterna frequenza con la PS che stanno lavorando e quindi a livello fisico lei sente proprio questa cosa. Poi se lei riesce a tenere le vibrazioni alte e essere serena e tranquilla, poi svanisce. Ok, andiamo al cluster. È arrivato il momento. Mhm, Tutta questa esperienza di una, l'attuale, delle 799 vite, non ci interessa più, mhm, perché è già stata vissuta. Quindi andiamo al cluster, mhm, vediamo, ormai Chiara può presentarsi già con un ad eternum pronto in mano. mhm. Vediamo come vede i contratti, che ci sono sicuramente, perché minimo ce n'è uno, quello di questa vita, quello che ha come titolo della cartelletta Discarnation. Mhm. Vai, dimmi. Es- ehm, Ogni vita è come se fosse una spirale, un tubicino a spirale, Mm. mm, di gomma direi, a vedere così. E più contratti ci sono in quella vita e più la spirale è lunga. Mhm. Quanti sono? Beh, le spirali sono 799. Via tutti. Mhm, mhm. Ok, l'ho buttato e ha chiuso. Ok. Mettiamo qui un ad eternum e andiamo all'avatar. Mhm, Che succede nell'avatar? Chi c'è? C'è l'avatar, lo vedo, è come se adesso inizia a essere eh, s- allarmato quando arriviamo. Lo vedo un po', no? Come se si schiacciasse sulla sedia indietro, no? Per, per allontanarsi. Molla Cosa vuole tutto, fare? molla la Mhm. postazione e va indietro. Vuole aprire il portale definitivo che sta aprendo. Ok. Mhm. Ha buttato dentro tutto e ha chiuso. Ok. Ora si crei 10 ad eternum e se li metta nel corpo fisico. 7 lungo i 7 chakra, 2 sulle mani, 11 e 2 nei piedi. Un albero di Natale. Poi si può creare tutti gli ad eternum che vuole da adesso in poi, ormai è imparato Mhm. in eterico. Mhm. Un ad eternum nel corpo mentale, Mhm. dove c'erano, immagino che non ci siano più, giusto? Mhm. C'è più niente.
entità di tutti i tipi, EDL, impianti, non c'è più niente. Ah, Tutte le abduction le ha eliminate, quindi non ci sono sì. più. Quello che hai imparato durante un abduction l'ha tenuto, ovviamente. Mhm, Non è una cosa che si dimentica. L'informazione non si dimentica neanche con le bombe. Una no. volta che fai una cosa, giusto o sbagliata che sia, come PS o PE, ce l'hai e basta. Sei qui per quello, meno quello. Meno quello funziona. Sei un'ape che fa il miele non te lo porta via nessuno. Ti Mhm, sei fatta un mazzo così tra un fiore e l'altro a fare miele, per fare il miele e adesso te lo tieni il miele. mhm, Uno nel corpo, quindi emozionale, uno mentale, uno nel mentale, uno nel subliminale e uno nell'eterico. mhm. Sì. Ok, nuova vibrazione. 100 miliardi. Ottimo. Nuova frequenza, scusa, nuova consapevolezza. 199. PSPE, 57,43. che sono esattamente invertite. Mm. Vite precedenti, 799. 543. Cervello, 9,3. 9,8. Ok, messaggio finale della PS e della PE di Chiara Chiara in relazione a tutto, in relazione al Morgellons e in relazione a eventuali tecniche per aumentare questa percentuale del cervello. Allora, diciamo che è utile che in questi mesi lei si occupi assolutamente di mantenere le vibrazioni alte e di concentrarsi sul prendersi cura del suo corpo, ok? Quindi rialzare tutte le vibrazioni del suo corpo e agire proprio sul suo corpo, quindi fare quello che diceva prima, no? Quindi ogni dolore, ogni sintomo che ha, andare nel posto, no? Immaginarsi in quel posto del corpo e di mettere una deternum e di alzare le vibrazioni tantissimo a tal punto da ricostruire il tessuto, ok? Mhm. Questo è proprio di immaginazione. E poi andare sempre tutti i giorni, il più spesso che può, nel bosco, proprio vedo in mezzo agli alberi e soprattutto nei pini, vedo, mi fa vedere i pini, ok? E mentre cammina, alzare le vibrazioni e immaginare che con queste vibrazioni gli si crei tutto uno schermo della forma del suo corpo, ok? Di luce illuminato proprio, di vibrazioni altissime, proprio deve vedere la luce intorno a sé e alzare le vibrazioni così, soprattutto questo è Come la fondamentale. vedi? Ancora i fili? No, 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 io adesso la vedo molto leggera, molto leggera. La vedo come se fosse aria, no? Cioè, non perché è vuota, ma perché si è liberata. Rispetto a prima c'è tanta differenza, e quindi come se facesse uno sbalzo in alto. Quindi la vedo proprio sbalzata in alto. Vedi ancora microchip e nanorobot? No, in eterico non c'è più niente, è completamente pulita, libera. Chiamiamo nel cinema, o comunque diamo tutte le informazioni di questa sessione a tutti quelli che si trovano nella situazione di Chiara. Tutto vuol dire tutto il processo, tutto quello che si può fare, tutta l'analisi, Mhm, ovvio, ma anche tutto quello che si può fare che ha fatto Chiara, quindi la semplicità mhm. con cui ci si può opporre in eterico a questa situazione. Un'altra cosa che mi è venuta adesso della PS da dire, dice, prendi, c'è una qualche cosa naturale di qualche pianta, albero forse,
che puoi prendere di naturale per aiutarti proprio a... Vedo come se nutrisse proprio i tessuti, no? Mhm. Però non ti so dire cos'è. Vedo... No, ti so dire il nome della pianta. Però comunque è una pianta, andare a chiedere in erboristeria, è una pianta che nutre proprio il tessuto parecchio e questo può essere molto utile. C'è sia sotto forma di capsule che olio. Arriva una cosa così. Va bene. Mhm. I figli cosa fanno? I figli sono contenti di aver visto che funziona così e l'eterico vorrebbero sapere anche loro come fare per loro stessi. Sono molto entusiasti di questo strumento. Quello che è arrivato prima della sessione cosa fa? È come se prendesse appunti, no? Lo vedo come se prendesse appunti e è un po' frenetico perché vuole provare a mettere in pratica anche lui queste cose, quindi farsi gli ad eternum quando ha necessità si è preso la Vic e vuole seguire diciamo queste istruzioni. Ma i figli non sono soggetti al Morgellons. No, no, ma per la loro... No, no, come funziona tutto, non il Morgellons. No, no, io dico in generale come funziona la Matrix, ecco. Mhm. Mhm, Va bene, abbiamo finito. Come mhm. stai, Elena? Bene. Bene, allora disconnettiti da tutto e tutti e noi torniamo.